i fagioli quelli dell'imbaratto, magni di te, io non mi mangio, fermate con ste mani che subito vuoi accendere il fuoco, un attimo, calmate. Mamma mia, oh, guarda un po' questo ben di Dio che ho qua davanti, zuppa di cavolo nero e fagioli, buona, la stagione è iniziata, è quella giusta, non guarda a me che sto a maniche corte, io ho sempre i calori. Qua gli ingredienti sono il sedano, l'aglio, le patate, le carote, i fagioli borlotti, quelli freschi, poi ti dico tutto però, porro, pecorino, parmigiano, zucca e cavolo nero, sì, finalmente è arrivato il cavolo nero, quindi bisogna usarlo, che fa bene, tutti quelli che sono cavoli, broccoli, sono cose che fanno bene e dicono che sono contro il tumore, fammi le corna, grattamose, vabbè. Adesso, la prima cosa che dovete dedicare ai fagioli, ora avete due strade, anzi 3 strade, la prima, i fagioli quelli dell'imbaratto, magni di te, io non mi mangio. La seconda, quella che vi consiglio, i fagioli secchi, li metti a mollo la sera prima e poi li cuoci. La terza, quella proprio da fortunello come me, che ho trovato i fagioli borlotti freschi. Questo è come si presenta il fagiolo borlotto, oggi ho trovati a 4 euro al chilo, guarda qua, quindi sono belli così e poi li scafi, come dicono a casa mia, e li metti dentro a una ciotolina e queste che fai? Vanno all'organico, quindi non butta niente, oppure se c'è le piante può essere buono per fare il concime. Pentolino, acqua, uno spicchietto d'aglio così, tutto intero, e fai cuocere. E questo è il modo, diciamo, quello proprio artigianale, quello proprio che piano piano ti vedi tutto quanto sta passione, perché non sono secchi, sono freschi, li cuoci, ci vuole un pochino meno di tempo ed è veramente sono gustosi. Quindi se c'è tempo e trovi fagioli freschi, fai questo. Se non c'è tempo, fai con quelli in baratto. Certo, amico mio, c'è presente quell'acquetta che sta dentro a quell'imbaratto? Non voglio togliere niente a nessuno, non voglio dire niente a nessuno, però sinceramente preferirei cucinarmeli da solo, ok? Quindi quello che ti consiglio, usa quelli secchi, buoni, italiani, e te li fai con calma, la molli il giorno prima e te li fai. V'ho detto sempre, si tratta sempre dei particolari, di dettagli, di piccoli dettagli, e tante volte dici, vabbè, non mi è venuto bene, sai, perché poi fai mente locale e dici sì, perché ho messo quello che non era tanto per la quale, ho messo quell'altro, è normale che poi il piatto non viene bene, stai bene a metterci roba dentro, se non ci metti i giusti prodotti non può venire bene, anche una cosa semplice come questa, una zuppa. Ci abbiamo il porro, adesso si trovano i porri, è stagione, vedi, belli zozzi di terra, mamma mia, mo gli davo una bella sciacquata un'altra volta, levo. Purtroppo queste cose capitano quando veramente hanno visto la terra e veramente quello che te l'ha venduti è quello che ha raccolti e te l'ha messi sul banco. È normale che in certi altri posti tutta sta roba non la vedi, tutta sta terra, sta croccantezza, belli arzilli, ne li trovi. Oh, quando ti mangi questo è un'altra cosa, costa di meno e è più buono. Porro, non ti piace il porro? Usa la cipolla, non ti piace la cipolla? Lo sai, devi fare come ti pare, io non ti comando, devi fare come ti pare a te. Però ti dico che il porro gli dà dolcezza, è buono, è perfetto questo piatto. Immagina il porro, i fagioli, il cavolo nero. Pensa che trionfo di gusto e di sapore, un miscuglio, un purpurì, come dicono quelli, un purpurì. Oh, devi badare speso sull'olio, quindi ci mette un olio con i contro, ok? Qua abbiamo Franci. E il toscano, il GP, bello, che esalta le verdure, è pazzesco, è proprio quello giusto. Non fa parte di niente, aspetta, fermate con ste mani che subito vuoi accendere il fuoco, un attimo, calmate. Secondo, la carota ce la vuoi mettere? Ce la vuoi mettere che sì, pelala. O se no fa come mia madre che la gratta col coltello. Pure mia madre dice pela patate, ma chi è sto pela patate? Quindi, tagliamo gli estremi, vai, così. Mo qua non sta a far sofisticato, mo te stai a vedere sempre queste trasmissioni di cucina, quindi Miro e Poivre, Bruno Was, con cassè, tagliala come te pare a te, senza problemi, anzi, più casereccia è meglio è, sta roba precisa mi sembra quello comprato dentro le buste di minestrone, vai, così, che si deve vedere, è un gioco di colori, perché sennò si scompare tutta sta carota, vai, mettiamo dentro.
guarda che colori. Poi l'aglio, c'ho di tutto qua signora mia, c'ho l'aglio da Valdichiana, c'ho l'aglio normale, tu dici l'Aldichiana Max costa troppo, non voglio usare, vabbè sto con te, usiamo l'aglio normale, qual è il problema? Un aglietto bello, tranquillo, aspetta, guarda, eccolo qui, così, gli diamo una bella grattata, grattiamo, vai e mettiamo dentro. Vai, che nessuno se ne accorge. Mo ci vuole il sedano, il sellero come lo chiamavamo a Roma. E qui devi sfruttare che cosa? Le coste, quelle che non te mangi crude, no? A pinzimonio, ti piace il pinzimonio? Usa quelle esterne. Io ho lavato il sedano, però che succede? Se è chiuso, la terra non si leva. Quindi una volta che lo sfogli così, bello così, e così ti impari a sfruttare tutto, a non buttare niente. Questo è la scuola di nonna. Nonna che faceva? Prima da mangiare o dopo mangiato ti dava il cuore di sedano che te lo faceva a pinzimonio, ti ricordi? Con l'olio, e il sale, e il pepe. Poi queste parti non le mettiamo perché non so belle, vai così, tiè, via, via, così. Però ci puoi fare un brodo con queste. Poi tagliamo a listarelle, se vuoi lo puoi pure pelare, ma non serve, se lo fai piccolo piccolo non serve che lo peli, che lo sfibri, anzi scusa. Guarda che bello, così, colori, te stai sempre a comprare quella roba da in farmacia, e vitamine, il multivitaminico, tutti questi cavoli, no? Che mo senti più il multivitaminico stai male, no? Ma prima come si faceva? Mangiavano bene, si mangiava una verdura, era una dieta variegata, ricca di colori, guarda, il verde del sedano, il giallo della carota, c'era tutto, c'era l'aglio, la cipolla, no, molto non mangi più l'aglio e la cipolla, no? Mica posso puzzare, no, mangiate le pasticche poi, ma sta retta a me, quando è cotta non si sente niente, poi se tu fai come faccio io, stai leggero come che, guarda i bei colori. Adesso ti do il consenso, poi accende, vai, falla andare. Max, già lo sento uno che sta là, non te quell'altro, che dice ma un pezzo di guanciale, un pezzo di pancetta. Non si ripetiamo sempre queste stesse cose, famo pure contenti quelli che ci stanno a guardare che sono vegetariani, vegani, se lo possono mangiare pure così, è buonissimo, è buono pure così. Poi per quelli sozzoni, quelli goderecci come in parte me, mettetecelo un pezzo di guanciale e un pezzo di pancetta, se avete quella buona. Che fai? Questa non ce la metti? Guarda che bella, come ti piace a te. Però a te ti piace così, un po' zozzetta, un po' così trasandata? Eccola qua, la patata vera, quella rossa, bella, guarda, ancora zozza, non tutte quelle pettinate. Tu dici Max, ti ripeti? Ma non è che mi ripeto, ma può essere che mo ci stanno tutte queste patate lucide? Ma da dove hanno prese? A noi ci piacciono un po' così, un po' selvagge, che poi lo sai che questa terra le mantiene pure più a lungo, le fa da protezione, non le fa rovinare velocemente, sono meglio così. Certo, però per farle più comode, per quelli che non gli va da fare niente, gli fanno tutte quante belle lucidate. No? Io già lo so, mamma, chi c'ha tutto sto tempo per fare sta roba? Mi sembra Aldo Fabrizio, mi sembra. C'è il tempo di andare al parrucchiere, c'è il tempo di andare in palestra, c'è il tempo di andare al manicure, pedicure e tutte queste cose, da estetista. Questo è la cura della tua persona. Quindi, capisci a me, se tu ti fai la roba buona, la scegli, te la fai proprio a capà, come dicono a Roma, la roba giusta, e ce la metti là dentro. Questa è salute. Hai capito? Vale di più della palestra, anche perché il 70%, anzi l'80% dipende dalla nostra alimentazione. Se mangiamo bene avremo anche un bel fisico, avremo un aspetto migliore. Tagliamo grossolano sempre, così, vai, tiè. Se non te la mangi subito, cioè pensi che la fai e ti dura una settimana, non ce la mette la patata. Mamma che ti diceva, oh, nel minestrone se inacidisce la patata, se la mangi dopo 24 ore, 48 ore massimo, quindi se la consumi subito, entro 48 ore mettecela. Se non fai questo, non ce la mette, mi raccomando, io ti voglio bene, ti voglio vivo, vegeto e bello,
tu puoi fare come ti pare a te, non ci sono regole dentro a sta zuppa, l'importante è che ci metti questo e questi, se poi sono secchi va bene lo stesso, ok? Ti è rimasta qua la zucchetta là, piccola piccola, quel pezzettino, usala, leva i semi, che bella, questa farà pure cremetta, no? Quando una volta che si cuoce tutto, senti come scrocchia, ti piace, è bella asciutta, e mettiamo dentro, vai. Mo qua, come ti piace a me, falla un po' attaccare, la cianna, non gli dà retta, non ascolta, pure se senti, la cianna, cavolo nero, sfoglialo, eccolo qua, guarda, vedi, rimane bello pulito, queste sono proprio dure dure dure, non te puoi mangiare, solo le foglioline, quelle in mezzo, guarda che sono belle, queste sono tenere tenere tenere, le capi, bene, leva tutto, pulisci tutto, e fatti aiutare, fa partecipare tutti a casa tua, non devono stare solo a mangiare, fagli vedere quanta fatica ci sta a fare da mangiare fatto bene, perché se non si rendono conto, capito? Pensano che tutto quanto è facile, non è facile, non è per niente facile. Guarda che bello, una tagliata grossolana. Vedi sempre se ci sta l'anima che è troppo dura, vedi è filamentosa, non è buona, quindi dagli una tagliata e a noi ci interessano soltanto le foglie sfibrate come ti ho fatto vedere a te, mi raccomando. Eccoci qua, mo mettiamo pure questo, famolo prima insapori bene, bello così, guarda è già bello, guarda, guarda che spettacolo. E ti do pure un consiglio, mettici subito un po' di sale, così. Quando è bello insaporito, vedi che è un po' appassito, vedi com'è? È un po' già si è appassito un pochetto. Butta l'acqua. Un po' alla volta. Tu sta roba, o te vai a mangiare a casa di tua madre o di tua nonna, o se no vai a cercare il ristorante. Ma sai, nei ristoranti non si fanno più le zuppe. Vieni dal mio. Al ristorante mio fanno pure le zuppe, quando apro. Mo. Vediamo un po' un attimo a che punto stanno. Vediamo un po', Pronto? Eccolo qua, sono cotti. Quindi, ci ho poco quando sono freschi, veramente. Che ci ho messo? Niente, 15 minuti. Aggiungiamo, guarda che belli, che spettacolo. Casomai l'aglio non ce lo mette, Aia. Guarda che meraviglia, c'è la zucca, c'è tutto, il porro, guarda il sedano. Mo mettetela nelle mani in pace, te bevi un bel bicchiere di vino, se vuoi fare un bicchiere di vino, mo se lo famo, dai. Parliamo di salute, no, sempre, no? E il vino rosso dicono che fa bene, fa meglio di quello bianco, un bel bicchiere di vino rosso. Allora, questo qua è un vino che amo perché è un vino proprio autoctono, si chiama Susumaniello. È un vino che costa 12 euro in enoteca e ti posso dire una cosa, te bevi un gran vino, te bevi, senza spendere cifre impressionanti che ti mettono paura, te bevi proprio un bel vino. Tu dici che ne sai? Come lo so, ho assaggiato più volte. A me piace sempre berlo così, perché fa troppo caldo ancora. Che c'ha sto vino? Se tu lo bevi a occhi chiusi, dici questo è un vino che costa minimo 30 euro, perché in bocca è gradevole, è tanta roba, come tutti i vini pugliesi belli, quelli là rossi, capito? Che hanno una bella forza. E poi, l'unico difetto sapete che c'è? Che te ne bevi una bottiglia da solo, e quello è il problema. Guarda qui i colori sono rimasti ancora belli, intensi, belli accesi, guarda. Tu che stai là, che stai a guardare, stai a pensare, vuoi fitta o vuoi bella brodosa? Ti sei iscritto? E dai, e fallo. Poi vi incontro per strada, subito la prima cosa che mi dite, io sono iscritto, mi fate così, mi fate. Mettici una bella grattata di pepe, così. Non volevo metterci la pasta, no, guarda io che c'ho, una bella frisella, guarda che bella sottile, ma se tu c'hai quel pane vecchio che non ti mangi più, mettici il pane, dai una bella tostata e lo metti qua dentro, fai così,
una spezzettata, lo metti qua sotto, così, guarda che bello. Queste sono buonissime, sono sottili, scrocchiarelle mi piacciono. Oh, sei vegano? Sei vegano, dimmi la verità. Se sei vegano non ti mangiare il formaggio non ce lo mette. Se non sei vegano, da retta a Max, fai come dicono quelli là forti, no? Un blend, insomma fai un mix, fai un mischione fra grana padano o parmigiano reggiano e un bel pecorino, uno buono. Sei riposata, lasciala stare. Tu però che stai a casa, falla riposare pure una mezz'oretta, un'oretta. E poi se vuoi gli dai una riscaldata o se ti piace tiepida, mangia la tiepida. Guarda che concentrato di vitamine qua, che roba è. Tiè, guarda. Guarda, a me piace bella così. Guarda che spettacolo, tiè. Guarda la patata, guarda, bella, cotta. Però i colori sono belli, capito? Sono spettacolari. Tiè, ricca. Mo adesso ci mettiamo un po' di questo brodo, guarda che bello, guarda. Così, prima di grana padano e poi di pecorino. Mo che faccio? Mo che faccio? Guarda, così, ci metto un po' sopra, così fa strati, capito? Un bel filo d'olio. Guarda che belle ste bollicine. Abbiamo fatto questa passeggiata, assaggiamo, non vedo l'ora. Io me la faccio buona pure qua dentro, quindi pecorino. Tanto a Mario gli piace, quando esce da scuola se la mangia questa. Grana padano. C'è cascato un sasso là dentro, vai. Mescolata. Guarda che bella. Oh, e qua c'è tutto. C'hai i sali minerali, c'è le fibre, c'hai le proteine, c'è tutto. Mamma mia, come scotta! Poi c'ho qualcosa per freddare tutto quanto. Buono, ma se aspetti un'oretta è ancora più buona. Falla bella, infitti bene. La nostra, e viva le verdure, mangiamole più spesso, altro che vitamine ed entra le compresse.